Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un'altra puntata sul canale iCaterpie. Noterete tanti miglioramenti rispetto al video precedente, più che altro grafici. Sono dovuti ai tanti suggerimenti che mi avete dato, di cui assolutamente vi ringrazio. Oggi andiamo a vedere il mazzo Buzzwole Macargo. La sinergia tra queste due carte lo rende un mazzo molto interessante e molto divertente da giocare. Credo possa andare a inserirsi piuttosto bene nel meta attuale. Non mi stupirei di vederlo fare top già al prossimo torneo, perché no? Ma di questo parleremo tra un attimo. Prima sigla e poi iniziamo. Ok, eccoci tornati. Allora, iniziamo ad analizzare un po' quella che è la lista di questo Buzzwole Macargo, come avevamo anticipato prima. Partiamo come sempre dai Pokémon. Dunque, la forza di questo mazzo è gli unici attaccanti di questo mazzo sono sostanzialmente i due Buzzwole, il Buzzwole piccolo e il GX. Lo chiamerò sempre Buzzwole piccolo, abituatevi. Perché ho deciso di far vedere questo mazzo prima che altri di quelli che ci sono informato? Perché questo mazzo sembra aver perso davvero tanto rispetto a altri mazzi con la rotazione dello standard. Non ci sono più le strong energy che facevano più 20 danni per i Pokémon lotta e fanno davvero tanto, e in generale gli Elisir così come l'Octillery hanno davvero fatto perdere moltissimo al Buzzwole come Pokémon in sé. Secondo me però questa versione, per quello che ho avuto modo di testarla fino adesso, dà modo di sopperire a queste mancanze. In che modo? Dunque, il Buzzwole fa col primo attacco 30 danni e se l'avversario ha 4 premi rimanenti più 90, quindi molto situazionale ma comunque molto forte. Una volta che riusciamo a dargli 3 energie, 80, e lanciamo 2 volte la moneta. Per ogni testa questo attacco fa 20 danni in più. Ne abbiamo 2 perché 3 sono il Buzzwole GX, quindi l'anima, la forza di questo mazzo. Il primo attacco 30 danni e 30 danni a uno in panchina, con 3 energie 160, ma lui non può attaccare il prossimo turno. Il GX 40 per il numero di carte premio che abbiamo ancora. Ora, sono davvero tanti danni, soprattutto se sommati al Diancie che aumenta di 20 danni tutti gli attacchi dei Pokémon lotta, e un eventuale Beast Energy, che per le ultra creature, ricordo che entrambi i Buzzwole, sia il grande che il piccolo, sono ultra creature. Questa carta fornisce un'energia di qualunque tipo e fa fare 30 danni in più. Ovviamente abbiamo sempre la Choice, che fa fare 30 danni in più aggiunti a X e GX, per cui fa da sé che un Buzzwole con una energia può arrivare a fare 30, 60, 90, 110 e 30 dietro, che non sono male come danno. Molto è offensivo, proprio dà fastidio all'inizio, mette pressione, ed è una cosa su cui assolutamente bisogna puntare: mettere pressione all'inizio con quanti più danni possibili. Per arrivare a fare quanti più danni possibili abbiamo già visto che ci sono i vari boost di danni. L'altra carta di cui è composto il mazzo, quindi Buzzwole Macargo, è per l'appunto il Macargo, il cui potere dice: una volta per turno puoi cercare nel mazzo una carta che vuoi e metterla in cima al mazzo. Questo ci permette di andare a prendere, al di là di tutte le carte di cui possiamo avere bisogno nel corso della partita, soprattutto i B-String. E cosa fanno i B-String? Se l'avversario ha esattamente 3 o 4 premi, puoi cercare nel mazzo 2 energie base e assegnarle a una delle tue ultra creature. I nostri attaccanti, come abbiamo già detto, sono ultra creature, per cui casca abbastanza fagiolo. Un Lele, anche qui un Lele, faccio fatica a privarmi di un Lele, soprattutto all'inizio è una carta molto forte. Come facciamo ad arrivare a pescare questa carta che il Macargo mette in cima? Abbiamo vari modi. Un Pokémon, che è ovviamente Oranguru, pesca fino ad avere 3 carte in mano. Qualora fossimo a corto di carte possiamo usare l'Oranguru. Altrimenti Acrobike, guarda le prime 2 carte, prendine una in mano e l'altra scarta, quindi una sarà sicuramente la carta che abbiamo messo in cima col Macargo. Kukui è molto forte in questo momento, in questo mazzo, perché oltre a pescare la carta che ti dà il Macargo, fa fare anche 20 danni in più, quindi la carta perfetta. Altre carte c'è Lily e Cinzia che vanno ad aggiungere consistenza al mazzo, che sono poi il motore di pescaggio. Il Guzma penso che oramai abbiate
iniziato a conoscerlo tutti, 4 per vanno praticamente in ogni mazzo. Tutto quello che rimane è la consistenza vera e propria. Quindi Brooklet Hill cerca nel mazzo un Pokémon lotta o acqua base e mettilo in panchina. Nestball cerca un Pokémon base e mettilo in panchina. Ultra Ball cerchi un Pokémon che vuoi e te lo metti in mano, al costo di scartare 2 carte. La barella, l'ultima carta che manca oltre alle energie, per recuperare eventualmente quello che ci capita di dover scattare tra Acrobike e Ultra Ball, o qualora fossimo a corto di attaccanti, perché no. Dunque, abbiamo analizzato bene o male quelle che sono tutte le carte del mazzo. Il mazzo non è particolarmente complicato, è molto molto semplice, diciamo testa bassa e picchia, no? E l'idea è quella di riuscire ad avere tanta pressione all'inizio, tanti danni all'inizio e una volta perso qualche attaccante un boost di danni grazie a questo B-String che non è per niente indifferente. Ora, il mazzo l'abbiamo visto, andiamo a vedere come funziona. Ok, andiamo alla ricerca di avversari. Come al solito non mi interessa andare a beccare qualcosa di particolare. I mazzi sono già stati testati in precedenza, per cui voglio semplicemente farvi vedere come funzionano e spiegarvelo contro la qualunque che viene trovata online. Quindi iniziamo, allora. Silent Rabbit, qui coniglio silente, bella lancia, iniziamo noi, perfetto. Sempre, raga, assolutamente, non c'è un motivo per non iniziare in questo formato, davvero. Allora, abbiamo il doppio vaso, non abbiamo supporto, ma abbiamo una Brooklet Hill e un Acrobike. Per cui comunque una parvenza di consistenza potremmo già averla. Cosa andiamo a prendere qua Brooklet Hill? L'energia la daremo sicuramente davanti, per cui più il Diancie che il Buzzwole GX. Ok, Buzzwole GX che comunque è arrivato. Faccio prima la Brooklet Hill che l'Acrobike, perché? Perché così tolgo dal mazzo una carta che già ho la certezza di pescare e che soprattutto non vorrei pescare adesso. Ok, Ultra Ball. Non ho visto, mia colpa, se c'è o meno il Lele, ma è assolutamente la prima carta che andrò a cercare. Non c'è, per cui Oranguru è sicuramente la mia seconda scelta. Una scelta che non è neanche particolarmente brutta alla fine. Energia davanti, Buzzwole in panca. La choice... La choice è stato davanti. Ale, mano pulita, Oranguru, potere da 3. Perfetto, una supporta l'abbiamo trovata, che ci inizia, mischio tutto, pesco 6, alla ricerca spero di un bel slugma che arriva. Vieni qua, bello slugmino mio. Va bene, diciamo che come primo turno è andato abbastanza bene, non ho molto altro da chiedere. Abbiamo il Macargo in mano, abbiamo l'energia, abbiamo il Guzzma, abbiamo già abbastanza per poter fare qualche danno il turno dopo. Danno che in che modo voglio andare a fare, vediamo. Ho un Guzzma, il Buzzwole con la Beast Energy potrebbe fare male, per cui direi che se posso scegliere qualcosa vado sicuramente a prendere la Beast Energy adesso. Dunque, Lele, Cinzia, tutti i mazzi con evoluzioni in generale, tutti i mazzi in generale, dalla scomparsa di Brigitte hanno perso tantissimo. La combo Lele-Brigitte è stata la combo più usata in assoluto in tutta la stagione. Ok, dunque. Vulpix Beacon va a cercare 2 Pokémon. Un motivo in più da parte nostra per andare a far fuori questo Ralts. Oh, 2 Ralts. Ok, sicuramente avrà già un'evoluzione in mano. Dunque, evolvo Macargo. Guzzma, chiamo davanti Ralts e vado a prendere... Allora, Brooklet Hill, vado... Non voglio in realtà prendere un Pokémon, voglio controllare se c'è la Beast Energy nel mazzo. Sì, c'è. Per cui Ultra Ball e scarto. Ho qualcosa di importante lì? No, Rescue Stretcher e Ultra Ball. Vado a prendere un altro Slug, ma chissà che magari il doppio Macargo può essere utile in questa partita.
Smooth Over, vado a prendere la Beast Energy che tanto desideravo e con l'Oranguru me la prendo in mano. Questa è esattamente la combo per cui nasce il mazzo, quindi andare, ma non con la Beast Energy in particolare, ma in generale poter prendere la carta che si vuole, sì. Ora, noi abbiamo fatto KO Rals e 30 danni al Vulpix dietro. Cosa andremo a fare, a meno che lui non ci scatti l'energia al prossimo turno? Nuovamente Guzma per andare a fare il doppio KO. Noto adesso però che non ho nessun Pokémon in grado di ritirare a uno, quindi in realtà il Guzma non andremo a farlo. Wow, il mio avversario non ha davvero nulla in mano. Dunque, energia al Buzzwole davanti, iniziamo a prepararci per i KO e semplicemente mi limito a prendere una carta che non necessariamente andrò a prendere. Vediamo, potrei prendere il Guzma o altrimenti il Kukui per andare a fare 20 danni in più. No, preferisco Guzma al momento. Jet Punch, danni e danni al razzi. Ok. Stiamo mettendo pressione e non poca perché comunque il nostro Buzzwole fa 80 davanti e 30 dietro e con la prossima energia che potremmo già dargli inizia a fare 180 danni. Non sono pochi tenendo conto che ha iniziato a farlo tutto al secondo turno con soltanto un'energia. Siamo contro sicuramente un Gardevoir qualcosa che non sta girando nel migliore dei modi. Oh, non so dire se è un Gardevoir Zoroark o un Gardevoir puro. Ok, ecco arriva il Gardevoir. Sono 3, 6, 9. Al momento ha 90 danni. Timeball lancia 2 però in testa cerca il massimo evoluzione. Quindi doppio Gardevoir. Vediamo quante e quali energie ha trovato. 3, 6, 9, solo una. 120 danni. Ok, allora, noi avevamo preso il Guzma che però abbiamo trovato nei premi. Riesco a fare il KO? Vediamo. 160, 190, 210. Sì. In realtà ho già anche il KO. Cosa mi aspetto di riprendere il turno dopo? Il turno dopo mi aspetto sicuramente di ricevere un KO. Per cui, V-String. Mi aspetto di pescare il V-String e di andare a prendere il Buzzwole a cui assegnare le energie dopo. Vediamo se abbiamo fatto giusto i conti. 160, 190, 210. Knuckle Impact dovrebbe bastare per il KO. Ok. Quarto turno abbiamo già fatto 4 premi. Decisamente non male. Noi non possiamo attaccare questo turno. Però poco male, mi aspetto di ricevere il KO e mi aspetto soprattutto, a meno di non trovarmi contro un judge, di riuscire a ridarglielo soprattutto. Perfetto, l'abbiamo chiamato. Ok, è arrivato il judge, ci ha spaccato la mano, ma abbiamo trovato davvero delle belle carte. Contiamo, 120, 150, 170. Questo Buzzwole può fare davvero tanti danni. Dunque, evolvo ma cargo. Brooklet Hill e vado a prendere un Buzzwole. Ma cargo per B-String. Il mio avversario ha 4 premi, per cui non solo il mio Slash Dammer è attivo, ma ho anche la possibilità di andare a prendere le carte che le lancia nel mazzo con il B-String, quindi un B-String
sapevamo perfettamente di averlo lì davanti. 2 energie al Puzzle GX. Dopodiché Choice dietro. Ultra Ball. Non mi interessa prendere nulla in realtà. Perché ho fatto Ultra Ball? Volevo liberarmi di tutte le carte che avevo in mano in modo da poter fare un secondo Magcargo questo turno. Sì. Oranguro. Vediamo che cosa salta fuori. Sicuramente una sarà di string, vediamo le altre due. Ok. Abbiamo un'energia che diamo al puzzle GX, un B-string che facciamo davanti e abbiamo eventualmente un Gutzma per fare il KO sull'Ele il turno dopo con qualunque dei due. Per cui vediamo quanti danni che facciamo. Sledgehammer al momento è potenziato dal fatto che il mio avversario ha 4 premi, per cui sono 120 danni, 150 e 170 grazie al Dianzi. Altrimenti sarebbero 8 e 3 11 meno. Paradossalmente il primo attacco in questo momento fa più danni che di quanto ne faccia il secondo. 190 danni e ignorate completamente quelle che sono le altre due energie perché abbiamo fatto 190 danni con una, per cui non male assolutamente. Siamo riusciti a fare quei 20 danni in più grazie al Kukui che ci ha permesso di fare il secondo B-string. Ora siamo messi più che bene, direi. Abbiamo dei premi, il nostro avversario 4 e abbiamo soprattutto 2 attaccanti che potrebbero in qualunque momento arrivare a fare i KO che servono sul Lele. Max Potion. Ok. Allora, perché ho caricato le 3 energie davanti? Avrei potuto tranquillamente non farlo e evitare di subire il KO. Il mio caricare energia davanti mi è servito perché qualora lui avesse avuto il Gutzma per farmi fuori il Puzzle GX dietro, io non avrei più avuto l'attaccante che mi serviva da caricare. Per cui almeno così facendo Gutzma o non Gutzma io comunque ho la possibilità di andare a prendere il KO. Ok, Judge da 4, noi in realtà non importa fino a un certo punto perché i Magcargo ci assicurano di avere sempre la carta giusta al momento giusto, per cui Infinite Force per il KO 160, 190, 2, 10. In realtà potremmo anche fare il KO davanti, però non voglio usare troppo, va bene, va benissimo il KO sull'Ele. Ok, le Arcbike sono fondamentali in questa situazione, mi fanno prendere esattamente la carta che mi serve. Gutzma per il KO sull'Ele. GG, scriviamo sempre GG all'avversario. Nakolimpa 210 per il KO. Ok ragazzi, allora come avete avuto modo di vedere il mazzo è molto interessante, è divertente da giocare, è molto consistente e quella coppiata Magcargo, Acrobite, Oranguru ti permette di avere sempre la carta giusta al momento giusto. Per quello che sono stati i miei test fino adesso direi che il matchup contro Malamar non è dei migliori, ma tolto quello tutti gli altri sono più che abbordabili, per cui se state cercando qualcosa di diverso o che possa mettere sia in crisi l'avversario all'inizio che fare tanti danni dopo, questa è sicuramente la scelta che vi consiglio oggi. Questo è il secondo video, il secondo mazzo di meta che viene fuori, più avanti arriveranno anche quelli che sono i roghi che mi contraddistinguono, faremo sicuramente una portata avanti dedicata, ma per il momento io ringrazio a tutti di avermi visto, mettete like al canale, mettete like alla pagina, mettete like a qualunque cosa possa aiutarmi a crescere e seguitemi se questo può farvi piacere, sicuramente a me lo fa. Grazie a tutti ragazzi e a presto!